te ti hanno insegnato a respirare, prendi bene l'aria e soprattutto da dove la prendi? Quando si suona ci sono diversi modi di prendere aria. Quali sono quelli più corretti e soprattutto quali sono gli errori più frequenti? Arriva alla fine di questo video e avrai tutti gli strumenti per prendere bene aria e conoscere i 3 errori più comuni che si commettono. Ma arrivo subito dopo l'intro e se non l'hai ancora fatto iscriviti così rimani sempre aggiornato sulle nuove uscite, mi raccomando. Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista e sassofonista professionista. Mi occupo essenzialmente di didattica con lezioni nel mio studio di Bergamo e soprattutto online. Seguo persone che partono da zero, che vogliono imparare a suonare gli strumenti, ma anche musicisti già formati o professionisti che con percorsi di coaching vogliono migliorare le proprie performance. Ai miei allievi dico spesso: respira! Ci tengo che i miei allievi facciano bene le cose e quindi ogni tanto bisogna essere un pochino più energici. E sì, perché sembra scontato, ma presi dalle note, dal tempo, dalle posizioni sullo strumento, l'unica cosa importante, veramente importante, si dimentica sempre. Qual è quella cosa che è la benzina per il tuo sax? L'aria. Ci sono diversi modi per prendere aria. Ogni sassofonista ha il suo modo preferito, oppure ne usa più di uno a seconda del tipo di fraseggio che vuole curare, oppure ne usa più di uno a seconda del tipo di ottimizzazione dell'aria che vuole avere. Ci sono principalmente 3 modi di prendere aria. Il primo modo di prendere aria è aprendo gli angoli della bocca e il movimento che si compie è questo. Il secondo modo di prendere aria è aprendo sopra e quindi il movimento che si compie è questo. Il terzo modo di prendere aria è aprendo sotto e quindi il movimento che si compie è questo. Sono tutti e 3 corretti, ma come in tutte le cose ci sono dei pro e dei contro. E adesso li vediamo. Respirando dagli angoli della bocca si mantiene molto stabile l'impostazione, ma sono molto meno rapida a prendere buone quantità di aria, perché oggettivamente la sezione del tubo non è come quando apro completamente la bocca, è leggermente ristretta, quindi nel movimento dell'aria riesco a prendere un po' di aria, ma a volte quest'aria a livello di quantità non è sufficiente, perché magari la mia frase è più lunga, perché ho bisogno di suonare più forte, perché ho bisogno di controllare il suono in un modo diverso. Aprendo sopra, invece, ho possibilità di prendere più aria, ma creo un leggero disequilibrio sull'impostazione, perché quando faccio questo movimento, vedi, l'impostazione potrebbe muoversi un pochino. Quindi ha questo tipo di controindicazione. Bisogna stare attenti a mantenere fissa l'impostazione dell'arcata inferiore dei denti. Aprendo sotto invece riesco a prendere tantissima aria, ma l'impostazione viene completamente sfalsata e devo riposizionarmi all'inizio della frase. Perché quando faccio questo tipo di movimento sono molto rapida, ma quando vado a richiudere la mascella devo sapere esattamente come riposizionarmi a seconda del registro in cui mi trovo, del volume del suono che sto desiderando, eccetera, eccetera. Questo tipo di presa d'aria è molto comune, soprattutto fra i professionisti. E devo ammettere che spesso e volentieri la utilizzo anche io. Uno dei miei maestri, che era già abbastanza anziano, mi diceva: ricordati, Emanuela, che prendere aria è un'arte. Effettivamente aveva ragione, perché prendere aria è veramente un'arte che va sperimentata, provata ed applicata quotidianamente. Non c'è un modo universale per prendere aria, ce ne sono diversi che vanno applicati a seconda della funzione che desideriamo. Quindi è molto importante analizzare prima come sono composte le mie frasi e dopo vado a decidere di volta in volta che tipo di presa d'aria mi è più conveniente. Errori comuni, anzi direi comunissimi. L'errore più comune di tutti è quello di respirare col naso. Questo è un errore tipico del principiante, perché il nostro cervello giustamente dice: io nella mia vita normale respiro dal naso, non vedo il motivo per cui devo cambiare tipo di respirazione quando sono in sax. Però
Però questo tipo di presa d'aria non funziona assolutamente né con sax né con clarinetto, perché per prendere aria ci metto 4 anni e non è molto conveniente. Inoltre questo tipo di respirazione è anche abbastanza rumorosa, soprattutto se la persona ha i setti nasali deviati. A volte si sentono addirittura dei fischi. Attenzione, respirare col naso è la cosa più ottimizzata e più salutare per la nostra salute, perché quando respiriamo col naso l'aria viene filtrata e viene riscaldata prima di entrare nel sistema respiratorio. E quando si suona che non va bene, ma nella vita normale va benissimo come funzionamento. Secondo errore comune: prendere troppa aria o troppo poca. Arrivo impreparato e come viene viene, chi se ne importa. Questo è un errore comune, perché quando io vado a creare le mie respirazioni all'interno del fraseggio devo sapere quanta aria mi serve per quella frase lì. Se ne ho già 2 litri a disposizione e me ne servono 2,5 per fare il fraseggio di quella frase lì, è inutile prenderne 4 litri, perché altrimenti alla fine scoppio. O viceversa, posso avere mezzo litro d'aria e quando vado a prendere la mia quantità di aria ne prendo altro mezzo litro, quando invece per la mia frase magari me ne servono 3 litri. E quindi quello è un problema che mi porta poi ad arrivare a fine frase in apnea. E da cosa dipende la quantità di aria che mi serve? Dipende da tante cose, dipende se sto suonando forte, dipende su quale registro dello strumento sto suonando, quanto è lunga la mia frase, dipende da un po' di cosine. Quindi sarebbe utile che con il tuo insegnante ti fai guidare sulla presa dell'aria, perché non è un fattore di poco conto. Errore comune numero 3: non pianificare la presa dell'aria. Come dicevo prima, la mentalità vabbè, come viene viene, chi se ne importa. Invece no, l'aria è una cosa importante. Quindi se io incomincio a suonare e poi prendo aria quando ne sento il bisogno, non funziona così. Bisogna capire dove stanno le frasi, come sono composte, come sono divise all'interno del pezzo e andare a prendere aria in maniera ottimizzata, perché altrimenti diventa un problema. Può essere che arrivo con troppa aria a fine frase, oppure può essere molto più frequentemente che tira fino alla fine e poi arrivo a fine frase e il suono non si sente più. Faccio sempre un esempio pratico ai miei allievi. La presa dell'aria nel sax e nel clarinetto è come quando cammini in macchina. Se tu devi fare un viaggio, quando ti metti alla guida della macchina, che fai? Guardi la spia della benzina. Se sei in riserva e devi andare sul cocuzzolo della montagna, dove la fai la benzina? Rimani per strada. La stessa cosa è con la presa dell'aria nel sax. Devo ottimizzare. Se voglio andare in montagna domani, oggi vado a fare il pieno di benzina, così non rimango per strada. È davvero un peccato arrivare a fine frase senza aria. Non posso fare un vibrato, non posso fare uno sfumato, perché sono lì alla canna del gas che ho proprio i litri contati e non riesco a fare niente. Oppure arrivo a fine frase che voglio sfumare, ho una pressione d'aria all'interno del mio torace perché ne ho troppa e anche lì diventa un problema perché non riesco a gestirla. Nelle mie masterclass estive e nelle lezioni una tantum che faccio a persone che magari anche non studiano con me, arrivano da altri insegnanti, dedico molto tempo alla presa dell'aria, all'ottimizzazione dell'aria, agli esercizi per l'espansione dell'aria. E noto con grande gioia che a fine masterclass le persone suonano in una maniera completamente diversa e mi dicono: erano cose semplici a cui io non avevo mai pensato e hanno cambiato completamente il mio modo di suonare. Quando c'è l'aria giusta si suona con più tranquillità e si riesce ad emozionare meglio se stessi e i propri ascoltatori. Che questo contenuto possa esserti utile, ricondividilo con i tuoi amici musicisti e sono certa che queste considerazioni possano essere utili un pochino a tutti. Più siamo consapevoli di quello che facciamo, più riusciamo a controllare la situazione. Più riusciamo a controllare la situazione, più siamo sicuri e suoniamo meglio. Quindi ne guadagniamo tutti quanti. Vabbè, dopo questo ti faccio un bel respiro di sollievo e ti do appuntamento alla prossima pillola. Ciao ciao!